E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi. Io sono sempre la vostra host Ilaria Rondinelli, non cambio mai, e bentornati in questo nuovissimo episodio. Nell'ultimo episodio stavo rispondendo alle vostre domande, quindi oggi continueremo. Diciamo che sarà un episodio, mi sono tenuta da parte, sto cercando di fare diversi album sul telefono, poi ovviamente nelle puntate saranno diversi argomenti. Oggi sarà gravidanza, perché quelle sono state le domande più gettonate. Lo sapete, se volete farmi qualsiasi tipo di domanda potete mandarmi un messaggio scritto, un audio, potete scrivermi in privato su Instagram mettendo come oggetto podcast e scrivete il vostro messaggio o registrate il vostro audio e poi io lo farò sentire durante gli episodi. Diciamo che la risposta a domande non sarà sempre, io lo sapete, vario. Se guardate i miei episodi lo sapete, ascoltate i miei episodi lo sapete. Però è sempre molto strano. Cioè ogni tanto mi fermo a pensare e dico, cioè pensate, mettetevi nei miei panni, è come se voi da un momento all'altro, che quanti siete? Quasi 60.000 su Instagram, 300.000 su TikTok e più. È come se tutto ad un tratto tutti cominciano a voler sapere, farvi qualsiasi tipo di domanda, anche che ne so, quante volte vai al bagno, e sono interessati a sapere cosa fai nella vita. È una sensazione molto strana che fino a quando non ci arrivi, cioè non la provi sulla tua pelle, è difficile da spiegare, è strano, raga. Cioè da che magari quelle domande te le faceva, che ne so, l'amica, la mamma, la nonna, te le cominciano a fare degli sconosciuti che però, cioè, per te sono sconosciuti ma per loro tu non lo sei. Non lo so, è una cosa un po' strana, però mi piace un sacco, mi fa piacere perché la maggior parte delle vostre domande sono sempre molto interessanti e mi piace un sacco rispondere. Poi lo sapete, a me piace parlare, cioè io meglio di podcast non lo potevo fare, cioè secondo me sono nata per fare questo. Amo parlare, io parlerei per ore, cioè, fatemi parlare, sono felice. Comunque, cominciamo subito, quindi sarà episodio, diciamo, incentrato su gravidanza. Ragazzi, siete interessati alla gravidanza? E io ovviamente vi rispondo. Primissima domanda, lei è Lucia. So che è un pochino presto, ma secondo te vorrai altri figli e secondo la tua esperienza l'America lo permette? Allora, se vorrò altri figli ve lo farò sapere dopo questo. Fatemi partorire e vi farò sapere se ne farò un altro. Sicuramente io e Dylan, ma questo non ve l'ho mai nascosto, abbiamo sempre espresso il nostro desiderio di una bambina. Siamo assolutamente felicissimi, non vediamo l'ora di avere questo bimbo, però secondo me quando hai quel desiderio, sia dalla parte del marito sia dalla parte della moglie, non lo so, secondo me a un certo punto diremo bellissimo, siamo felicissimi del nostro bambino, però a un certo punto, vabbè, proviamo per la femmina, che magari poi la femmina manco arriva, perché tu continui e continui ad avere bambini e la femmina non arriva mai. Però chi lo sa, non lo so, vi farò sapere quando partorirò come andrà con questo bambino e vi farò sapere. E lei chiede appunto se l'America lo permette. Allora ragazzi, dipende che situazioni avete. Per me e mio marito, adesso che lui è ancora nei militari, è molto più semplice la cosa. Perché io sono coperta dall'assicurazione sanitaria militare che mi copre, appunto, a parte quei soldi che io avevo già spiegato in un episodio, ho pagato per le visite ginecologiche, include il parto, include tutto, quei $500, io non dovrò più pagare niente e tutto il resto me lo coprirà l'assicurazione sanitaria. Diciamo che la maggior parte delle persone sposate con militari tende ad approfittarne. Se ovviamente i mariti poi rimangono per tutta la vita, magari avete un pochino più tempo, ma nel mio caso e quello di Dylan, siccome lui
Poi questa sarà una cosa di cui vi parlerò un pochino meglio, sicuramente vi farò anche dei video. Dylan è arrivato alla decisione di voler lasciare, poi vi farò un piccolo discorsetto riguardo questa cosa, vi spiegherò il perché. Ha deciso di lasciare la sua carriera militare e quindi dopodiché quando lui lascerà, lui scade il contratto nel 2025, stiamo parlando di agosto 2025. Vorrà appunto trovare un altro lavoro in un altro campo, eccetera eccetera, e il problema è che noi perderemo l'assicurazione sanitaria militare. Poi di conseguenza sapete, negli Stati Uniti funziona che tu trovi l'assicurazione sanitaria, paghi un tot al mese e hai l'assicurazione sanitaria. Però diciamo che l'assicurazione sanitaria militare copre un pochino più di cose, soprattutto se rimanete incinta, il parto, eccetera eccetera. Quindi diciamo che è meglio approfittarne, cioè adesso che mio marito è ancora nei militari è meglio approfittare di questa occasione, perché se comunque ci pensate, io ho letto tantissimi commenti, messaggi di voi donne italiane che appunto partoriscono in Italia e mi avete detto che pagate più voi in Italia tra tutte le visite, controlli, analisi del sangue di qua e di là che io che sto negli Stati Uniti. Che se ci pensate è una cosa assurda, cioè che pagate più voi che io. Però a quanto pare è così. Quindi ne abbiamo approfittato e in questo lasso di tempo noi saremo ancora coperti dall'assicurazione sanitaria e quindi coprirà tutto i militari, copriranno tutti i militari. E quindi diciamo che dipende tanto dalla situazione economica che avete negli Stati Uniti. Se state bene economicamente non ci sono problemi, fate 2, 3, 4, 7 figli. Ci sono tantissime famiglie americane che fanno tanti figli, ma pure in Italia. Io per esempio quando andavo a catechismo ero amica stretta, sto parlando d'Italia, ero amica strettissima con un ragazzo, i suoi genitori erano delle persone molto religiose e che appunto non utilizzavano preservativi, non utilizzavano contraccezioni e praticamente loro erano, mi sembra, 6 o 7 fratelli, sorelle. E ci sono anche tantissime famiglie, sapete che comunque soprattutto se andate nel Centro America, in paesini un pochino più piccoli c'è ancora la mentalità della religione seguita, capito? Cioè nel senso non ci sono le contraccezioni in chiesa, insomma avete visto sicuramente tantissimi film e hanno una miriade di figli, magari vivono in campagna, stanno benissimo, loro sono felici, io per adesso con uno, mo vediamo come va, poi vi farò sapere. Però certo, se non state bene economicamente, non avete un lavoro, non vi potete permettere l'assicurazione sanitaria, io direi che magari evitiamo di avere figli. Io adesso non so se il governo americano copre magari le mamme che non stanno bene economicamente, che non hanno un sussidio, magari non hanno l'appoggio del marito, del fidanzato, del baby daddy, non lo so. Non ci sono mai passata su questo, non so dirvelo, però dipende tantissimo dalla situazione economica che avete qui negli Stati Uniti, soprattutto adesso che costa tutto tantissimo. Ma andiamo oltre. Allora, altra domanda. Aspettate, fatemela. Ok. Lei è Jennifer. Il bambino dove nascerà e i tuoi verranno in America? Su questo mi sembra che vi avevo già risposto. Allora, il bambino nascerà negli Stati Uniti e i miei genitori verranno per il parto e staranno un pochino per, insomma, stare con il bambino e aiutarmi, anche se di base nei militari la mamma barra il papà hanno 3 mesi di maternità barra paternità. Quindi Dylan sta pensando di prendersi tutti e 3 i mesi per stare a casa con il bambino e stare a casa con me il bambino, e dobbiamo un attimo capire bene se vogliamo prenderli tutti insieme, perché se ci saranno mia mamma e mio papà io comunque avrò un extra aiuto e diciamo è peccato sprecare quei 3 mesi, capito, che magari Dylan può stare quando i miei genitori non ci sono e sai, ci diamo i cambi eccetera eccetera.
Allo stesso tempo capisco che i miei genitori non è che so la mamma e il papà come siamo io e Dylan, quindi non è che la notte, se magari Dylan deve andare a lavorare, non è che la notte Dylan si può svegliare quando mi sveglio io. Sicuramente il bambino si sveglierà 50.000 volte a notte. La vedo difficile, capito che Dylan mi può aiutare se il giorno dopo torna a lavorare, insomma, quello poverino si sveglia alle 5 di mattina. Quindi cercheremo un attimo di capire come organizzarci con questa cosa, però Dylan avrà 3 mesi di paternità e lui sta pensando di prenderli tutti e tre. Però comunque sono molto contenta che i miei genitori saranno in grado di venire. Sono felice, sono contenta. La vivo diciamo un pochino meglio. Già io comunque non la vivo bene della situazione dei miei genitori lontani, che comunque non possono godersi il nipotino, anche perché è il loro primo nipotino. Nonostante io abbia un fratello più grande di me, sono stata io prima di lui a rimanere incinta, ad avere bimbo. E bimbo futuro, ovviamente, no, che ce l'ho avuto già. E quindi insomma sono felice che i miei genitori saranno qui ad aiutarmi. Poi andiamo oltre. Una ragazza, si chiama Beatrice, mi ha chiesto invece della famosa collanina. La collana si chiama, come si chiama? Richiamo degli angeli, una cosa del genere, quella lunga con il campanellino diciamo tondo. Lei vuole sapere la domanda sulla collana, se vuoi parlarne, cioè vuole sapere se si usa in America, c'è qualche usanza in America simile oppure è una cosa italiana. Ragazze, qui non la usano. È una domanda che mi avete fatto tantissimo pure su TikTok, perché mi avete detto Ila, ma perché non porti la collana col pendente, richiamo degli angeli? E raga, qui non la usano, ma non l'ho mai visto, non ne ho mai sentito parlare e credo sia una cosa italiana, cioè da quello che so, magari poi sta anche in altri paesi, ma non credo si usi qui. Si usa, sapete, per esempio una mia amica adesso mi ha regalato un braccialetto con i piedini e con la catenella, diciamo, blu perché aspetto bimbo, e mi ha regalato una collanina con scritto Mama, che se state guardando YouTube è la collanina che sto portando adesso. Ma la collana con il pendente richiamo angeli, no. Non credo si usi negli Stati Uniti. È una domanda interessante, voglio effettivamente informarmi e farvi sapere se ci sono delle particolarità. Per esempio noi abbiamo la collana, non so se loro comprano qualcosa in particolare, non lo so. Vi farò sapere, vi farò sapere. Comunque sicuramente me la regaleranno adesso che vado in Italia, me la regaleranno sicuramente qualcuno della mia famiglia, mia mamma, 100% proprio. Andiamo oltre. Questa è una domanda molto carina. Chiara mi chiede: ciao Ila, secondo me sarebbe carino parlare di come vorrai crescere il tuo bimbo, dei valori che gli vuoi trasmettere. Se preferiresti fare parto naturale o cesareo, se vorrai allattare oppure no. Insomma, un argomento così. Allora, aspetta, mi sono persa la prima domanda. Ah, ok. Come vorrai crescere il tuo bambino e i valori che gli vuoi trasmettere? Allora, il bambino sicuramente crescerà con entrambi i valori, cioè i valori americani e i valori italiani, perché mio marito è americano, io sono italiana, ma state certi che mio figlio crescerà con, che a mio parere, questo è un mio parere personale, con la maggioranza dei valori italiani, perché a mio parere sono dei valori molto più importanti e molto più profondi rispetto a quelli americani. Um, crescerà conoscendo entrambe le culture, sicuramente la cultura americana sarà quella più potente perché viviamo negli Stati Uniti e mio figlio sarà circondato dalla lingua inglese, dalla cultura americana, però
allo stesso tempo ha mamma 100% italiana, non italo-americana, ma mamma italiana, e quindi ovviamente parlerà italiano, conoscerà la cultura italiana. Noi già l'avevamo detto con Dylan, era una cosa di cui avevamo parlato più e più volte, e ogni volta che avremo la possibilità, io e mio figlio, se magari Dylan deve lavorare, andremo l'estate, passeremo l'estate in Italia, così appunto può passare del tempo con i nonni, e soprattutto per fare pratica con la lingua italiana, ascoltare finalmente non solo la mamma ma altre persone parlare italiano e conoscere appunto la cultura italiana, il cibo, cioè è una cosa, siamo d'accordo entrambi con Dylan, mio figlio conoscerà, proprio toccherà con mano la cultura italiana, non solo da parte mia, perché qui sì, nel senso, io ovviamente ho già un programma, seguirò delle regole per appunto insegnare l'italiano a mio figlio, la cultura italiana, però capite bene che io sono la minoranza, perché sono una, qui nessun altro gli parlerà italiano, cioè a parte ovviamente le mie amiche italiane che sono qua, ma non viviamo in Italia. Quindi io ovviamente farò di tutto, cartoni italiani, solo ed esclusivamente italiano con me, non ci sarà inglese da parte mia, cioè se mio figlio vuole parlare con me si parla italiano, non si parla inglese. L'inglese lo parla col papà, lo parla a scuola, ma con me soltanto italiano. E comunque per un figlio maschio sapete quanto è più grande, no? Si sa. La femmina ama il papà e il maschio ama la mamma, quindi secondo me poi comunque sarò io che starò a casa, mio marito continuerà a lavorare, quindi diciamo che lui passerà molto più tempo con me. E poi parliamoci chiaro, ragazzi, cioè io sono la mamma, cioè così, vuoi o non vuoi, io sono la mamma, e lo porto in grembo, lo allatto, e quindi insomma avremo quel legame un pochino più forte. Sono sicura che andrà tutto bene, il bambino imparerà perfettamente l'italiano, potete starne certi. Allora, se preferisci fare parto naturale o cesareo, se voglio allattare, eccetera, eccetera. Allora, io per adesso non ho complicanze. Mia mamma ha fatto 3 parti naturali. Non ha allattato perché aveva avuto dei problemi allattamento, quindi ci ha dato latte artificiale. Io e mio fratello siamo cresciuti senza problemi. Io vorrei fare parto naturale. Ripeto, adesso come avevo detto nell'ultimo episodio, adesso io faccio tutta la ganza, vi dico sì, faccio il parto naturale senza epidurale. Quella è la mia idea, ma tanto non succederà mai, io già lo so. E per quanto io possa avere paura del parto, perché è una cosa che mi mette una paura assurda, ma io penso sia normale, perché chi è che non ha paura del parto? Tutte le donne hanno paura del parto, soprattutto poi tutte le storie horror che ti raccontano, vuoi o non vuoi, vai su TikTok e vedi quella che urla, piange disperata mentre sta a partorire, e tu dici, forse un pochino di paura ce l'ho. Però cioè, per quanto io possa avere paura, vorrei fare un parto naturale, senza epidurale. Ma secondo me finirò che farò il parto naturale con l'epidurale, cioè che pregherò i dottori di darmi l'epidurale il prima possibile. E riguardo l'allattamento, io vorrei allattare naturalmente. Io penso, non lo so, la vedo come una cosa veramente fantastica. Cioè già soltanto il essere incinta, adesso che sono incinta, ehm, è così magico, è una cosa così magica che vi giuro, che se l'avete passato, un giorno lo passerete, lo spero per voi, prego anche per tutte le mamme, le future mamme, le donne che vogliono dei bambini ma non riescono. Spero veramente con tutto il cuore che un giorno riuscirete anche voi. È qualcosa che non si può descrivere. Cioè, io già comunque ripeto, noi donne siamo forti, si sa. Però la gravidanza, cioè il fatto che tu hai qualcuno, cioè stai creando una vita dentro di te.
quando io leggo tutte le settimane, no? 14ª, 13ª, 15ª, che cosa sta succedendo nel tuo corpo? Il bambino sta cominciando, sai, si sta creando il fegato, si sta creando, i capelli cominciano a crescere. È qualcosa che tu dici, wow, cioè siamo veramente forti, è qualcosa di magico che non si può spiegare. Quindi, cioè, mi sono scordata che dovevo dire. Ah, scusatemi, no, che quindi per me già la gravidanza di per sé è qualcosa di fantastico. Io per adesso sto avendo una bellissima gravidanza, poi ne riparleremo quando sarò un pochino più là. Per adesso sto bene, la pancetta cresce, non tantissimo, ma c'è. Il bambino sta benissimo, abbiamo fatto da poco l'ecografia delle 14 settimane. Avete visto sicuramente le foto sui social e sta benissimo, cresce, il cuore è fortissimo, si muoveva tantissimo durante l'ecografia e dava tutti i calcetti, e tutto ci ha fatto anche col dito, tipo sto bene, tutto ok. È stato bellissimo, diciamo che comunque poi quando fai le ecografie e vedi che il bambino sta bene è ancora più bello, perché aspetti quei momenti. Quindi la gravidanza è qualcosa di magnifico, a mio parere, perché so che per tutte le donne non è così purtroppo. Però l'allattamento, nonostante, ripeto, io sono pro a come volete allattare. Non sarò, io proprio sono l'ultima persona, al contrario di tantissime mamme, donne, soprattutto le italiane, perché so italiane, non succede in America. Non mi vedrete mai dire, ah, ma tu dai il latte artificiale, ah, ma tu hai il latte naturale, ah, ma allora sei più brava, ah, ma non sei più brava. No, ragazzi, cioè, fate quello che volete, fate quello che vi sentite. Ci sono tanti che non riescono ad allattare, non esce abbastanza latte, vogliono allattarsi facilmente. Raga, cioè, ma ognuno fa come gli pare. Ma voi che ve frega se io voglio allattare artificialmente o voglio allattare naturalmente? Ma che ve frega a voi? Ma vi sta a levare qualcosa a voi? No. Io comunque, ripeto, la vedo qualcosa di magico, l'allattamento naturale, spero di riuscire ad allattare naturalmente, è qualcosa che ho sempre voluto fare, fin da quando insomma ho cominciato a pensare un giorno avrò dei bambini, li voglio allattare naturalmente, speriamo riuscirò ad allattare naturale e se non si riesce, cioè magari sapete, tante donne, il bambino non si attacca bene, non cresce bene, quindi dovete dare anche un po' di latte artificiale, se dare il latte artificiale, non è che il bambino, cioè il bambino sapete, guardate me, guardate mio fratello, stiamo benissimo, è latte artificiale. E poi stiamo parlando, io sono nata nel 1993, quindi stiamo parlando anche di tanto tempo fa, mo figuratevi, siamo nel 2024. Me meraviglio che non hanno creato il latte che parla, perché ormai siamo, lo sapete, cioè tutti gli anni ci stanno innovazioni, ci stanno nuove scoperte, cioè ragazzi, i bambini stanno bene lo stesso, crescono bene, quindi, però io vorrei fare il naturale, l'adattamento naturale, però vi farò sapere ovviamente. Lo sapete ragazzi, questo sarà sicuramente un percorso di cui vi parlerò tantissimo sui social, vi porterò con me, quindi sicuramente uscirà anche questo discorso quando ovviamente avrò bimbo, manca ancora un po', quindi attendete con ansia. Poi aspettate, adesso vi trovo, adesso passiamo agli audio. Ok, allora lei è allora non so il suo nome, sei B, sei tu B del Mastro, sei tu, mi hai mandato un audio, so che sicuramente si riconoscerà. Comunque, sentiamo l'audio. Oh, ciao Ila, buonasera. Una domanda che mi piacerebbe farti sarebbe quella di come ti senti alla paura di poter affrontare un post, diciamo, gravidanza, quindi dopo il parto, la possibilità di crescere il bambino comunque senza l'aiuto di, ad esempio, tua madre, col fatto che è in Italia, o con la paura che Dylan possa partire in missione. Ok, perfetto. Allora, paura del parto senza mia mamma, in questo caso senza i miei genitori,
e la paura che Dylan possa andare in missione. E qui ci colleghiamo a quello che vi stavo dicendo prima, la decisione di Dylan di lasciare la carriera militare. Allora, prima di tutto la paura non c'è, certo ci sarà dopo, perché ripeto, i miei genitori verranno per il parto, saranno presenti, daranno una mano, però ovviamente i miei genitori non è che possono stare tutta la vita in America, purtroppo, quindi torneranno in Italia e sicuramente l'assenza dei nonni, soprattutto materni, e soprattutto perché è una situazione un pochino più facile per me, perché rispetto alla famiglia di Dylan i miei genitori sono in pensione, i miei genitori sono pronti, proprio stanno proprio così, del tipo dammi il bimbo, te lo tengo io. Diciamo che la situazione con la famiglia di mio marito non è delle migliori, anche perché lo sapete, il papà è fuori la cornice da tanto tempo, lui è sposato con un'altra persona, vive in un altro stato e comunque non lo vediamo mai. E la mamma di Dylan ancora lavora, quindi comunque lavora tantissimo, lavora anche 12 ore al giorno, quindi capite bene che è molto difficile, sarà molto difficile avere l'aiuto da parte dei genitori di mio marito, quindi capite bene la tristezza, la malinconia del pensare che magari i tuoi genitori sono felici, non vedono l'ora di essere nonni, ma non sono presenti perché vivete in due paesi diversi. Quindi sono contenta, diciamo che cerco di guardare il lato positivo, sono contentissima che i miei genitori saranno presenti al parto. Sono un po' meno contenta che non vivranno come dovrebbero il loro nipotino, però io farò di tutto perché è una cosa a cui tengo tantissimo. Io voglio che i miei genitori siano presenti nella vita di mio figlio e farò di tutto per appunto che loro siano presenti nella vita di mio figlio. Riguardo invece la situazione militare per Dylan, allora ragazzi, Dylan era già da tanto tempo che ci pensava, a livello anche proprio psicologico. Dylan non sta bene, è anche un post trauma, cioè dopo tutte le missioni, sapete comunque la vita difficile che fanno i ragazzi militari. E Dylan psicologicamente non sta bene, è anche seguito da uno psicologo. Diciamo che la carriera militare l'ha un pochino distrutto psicologicamente, ma questo purtroppo, ragazzi, non è Dylan, sono tutti i ragazzi che hanno avuto la carriera militare. La maggior parte, se lo sapete, avete visto tantissimi film, Brothers, Thank You for Your Service, ve li dico sempre sti film, guardateli. La depressione dopo le missioni, PTSD, post traumatic, eccetera eccetera, è difficile, è difficile. Quindi mio marito ha dato tanto, ha dato quasi tutta la sua vita, cioè gli 8 anni, ha dato tanto della sua vita ai militari ed è pronto a lasciare, ed è pronto a voltare pagina, è pronto a trovarsi un lavoro più stabile. Nel senso stabile si parla di non andare in missione. E la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso ovviamente è stato il momento in cui sono rimasta incinta, perché calcolate che io partorirò fine ottobre e a Dylan scadrà il contratto agosto 2025, e se Dylan dovesse, cioè appunto prendeva la decisione di rimanere nei militari, Dylan tornava in missione, perché adesso è stato 3 anni in short duty e dovrà tornare in sea duty, e mio marito ha detto assolutamente no. Io non mi nego di vivere mio figlio, di stare con mio figlio, io non mi voglio perdere, come tantissimi purtroppo mariti, padri, nella carriera militare. Si perdono il parto, si perdono i compleanni, si perdono le festività, si perdono tutto, e mio marito vuole essere presente nella vita di suo figlio. Io voglio che mio marito sia presente nella vita di mio figlio, ma ripeto, a prescindere dalla decisione presa di mio marito, io lo sapete, ve l'ho sempre detto, come lui lo sa, io lo sostengo in tutto e per tutto, quindi qualsiasi decisione lui prenda, cioè per dirvi, se Dylan dovesse venire da me domani a dirmi guarda Ilaria, ho cambiato idea, voglio rimanere, e che poi
Se ci pensate, dipende da che punto di vista lo guardate la cosa. Se voi pensate che nella carriera militare fate 20 anni, quindi in questo caso Dylan è 8, quasi 9, di solitamente quando arrivate a 10 anni non lasciate. La maggior parte dei ragazzi arrivano a 10 anni, si fanno altri 10 e poi vanno in pensione. Pensateci, per esempio, il fratello di Dylan andrà in pensione a 40 anni, quello c'ha ancora tutta la vita davanti, avete uno stipendio, una pensione per tutta la vita ogni mese e in più potete continuare a lavorare e avere 2 stipendi. Sono sacrifici, ma se ci pensate è una decisione smart, intelligente come cosa. Però dipende sempre da come la guardate la cosa. E in questo caso, se avete dei figli, sì, avete la carriera, poi avete la pensione per tutta la vita, però vi perdete i momenti più belli della vita dei vostri figli. Vi perdete tutto. Ripeto ragazzi, dipende sempre dai punti di vista, da come volete guardare la cosa. Io e mio marito la vediamo, a parte lui, levate il fatto che lui proprio non ce la fa più, la carriera militare l'ha completamente distrutto. Cioè andare in missione è veramente andare in un carcere per 7 mesi, poi mio marito ha avuto delle situazioni particolari, è partito 7 mesi, è tornato nemmeno un mese, l'hanno fatto ripartire per altri 8, cioè è stata proprio una tortura, quindi lui è proprio saturo e ripeto, lui preferisce vivere, trovare un lavoro che magari dovrà andare in pensione a 50-60 anni, però può vivere i suoi figli, può vivere suo figlio, in questo caso dei figli, 2 figli, insomma 3 figli in futuro se vorremo altri figli. E ripeto, io sostengo mio marito in tutto e per tutto, ma allo stesso tempo sono contenta che lui la pensi come me, perché sì, i soldi sono importanti, il lavoro è importante, però allo stesso tempo io penso che momenti del genere non li rivivi più, soprattutto il primo figlio, e quindi mio marito è molto molto contento della decisione presa e soprattutto perché, ripeto, è finito, stop, basta, carriera militare ha già dato troppo. Quindi spero di aver risposto alla tua domanda. Come ultimissimo audio di oggi, sempre relativo alla gravidanza, lei è Federica e mi manda questo audio, vi faccio sentire. Ciao Ilaruccia bella, senti, come ti senti per quanto riguarda il fatto che il tuo stupendo bimbo nascerà in America e non in Italia? So che avrà la cittadinanza sia americana che italiana, però come ti senti tu a non magari farlo nascere qui come magari previsto prima che cominciasse tutta, diciamo, la bellissima storia dell'America? Allora, sì, vabbè, lei parlava della cittadinanza, questo ve l'avevo già detto anche questo. Mio figlio avrà doppia cittadinanza fin dalla nascita perché mamma italiana, papà americano, nasce in America, quindi avrà cittadinanza americana e poi passaporto italiano, registrerò tutto, la nascita, eccetera, eccetera, quindi avrà diritto al passaporto italiano e a cittadinanza italiana. Um, come la vivo? Lei dice una cosa giusta. Nessuno di noi, quando voi vivete in un paese, nascete e crescete in questo paese, in questo caso l'Italia per me, quando voi siete più piccoline o comunque avete delle relazioni, conoscete dei ragazzi italiani, è ovvio, a nessuno verrebbe mai in mente di dire un giorno Ilaria, non è che avete la palla, c'avete la palla che vede il futuro. Un giorno Ilaria tu conoscerai un ragazzo americano, ti sposerai in America e partorirai in America. No, tu tutta la vita la vivi con trovo un ragazzo italiano, mi sposo un ragazzo italiano e avrò dei figli in Italia, no? Perché è normale, non è che uno va a pensare poi partorisco, mi fidanzo, mi sposo con americano, no. Quindi diciamo che cioè io ancora un po'
alcune volte faccio fatica a pensare che questa è la mia vita, perché ripeto, ci sono lati positivi e lati negativi, però quando ci sono queste situazioni, soprattutto il fatto che, ripeto, i miei genitori vogliono essere dei nonni molto presenti e hanno la possibilità di essere nonni presenti perché sono in pensione, non la vivi bene. Soprattutto il pensiero di dover partorire in America, e ovviamente non è che io mi posso, tutte le mie amiche col lavoro a livello economico, non è che si possono tutte permettere di venire in Virginia per il parto di Ilaria, cosa che molto fattibile perché tutte le mie amiche, la maggior parte stanno a Roma, se io partorissi a Roma stavano già tutte a aspettare fuori all'ospedale. Capite bene che non la vivo benissimo, c'è sempre questo magone. Per quanto io possa essere felice, perché io sono felicissima, no? Gravidanza, il bambino, mio marito, ma non è la stessa cosa. Cioè, la mia famiglia è sempre lo stesso discorso, il mio cuore è diviso in due. Da una parte c'è mio marito, dall'altra parte c'è la mia famiglia, c'è l'Italia. Per quanto voi possiate dire, sì, vabbè, ma l'Italia, ma tu vivi negli Stati Uniti, ma lascia perdere. Ragazzi, cioè, io sono nata e cresciuta in Italia. E la mia cultura è italiana, la mia lingua è italiana, cioè, io sono cresciuta con i valori italiani. E, e lì c'è la mia famiglia, cioè lì c'è il mio mondo, raga. Io sono stata catapultata in un mondo tutto nuovo e diverso quando avevo 25 anni. Cioè, non è, capite? Non è che mi sono trasferita negli Stati Uniti quando avevo 10 anni. Dici, mi sono fatta 10 anni in Italia e poi mi sono trasferita negli Stati Uniti. No, io ho vissuto tutta la mia vita, adolescenza, infanzia in Italia. E mi sono trovata a 25 anni negli Stati Uniti. E quindi diciamo che non la vivo bene perché comunque vorrei le mie amiche presenti, vorrei tutta la mia famiglia presente. So che comunque ho delle zie che vivono in America, scusate, a Roma, e quindi capito, sapete, se ho bisogno di qualcosa so che stanno lì, mia mamma, mio papà, mio fratello. Cioè uno ci pensa, dici sì, bello, tutto bellissimo, il bambino nasce e vive in America, sì, però neghi a tuo fratello di essere zio, ai tuoi genitori di essere nonni, alle tue zie, cioè, ma tante poi anche soprattutto la bellezza di, siamo comunque, tutte le mie amiche hanno più o meno la mia stessa età, siamo tutte più o meno 1993, 94, siamo tutte coetanee, quindi la maggior parte delle mie amiche hanno tutti i bambini adesso, sai, adesso la mia migliore amica si sposa, la laurea, sono tanti eventi della vita, nel percorso della tua vita che io non mi sto perdendo, cioè io non ci sono. Adesso vabbè, levate il matrimonio della mia migliore amica, ovviamente io poi sarò da testimone, quindi non lo perderei mai, cioè è la mia migliore amica, siamo cresciute insieme. Però mi sono persa tanti eventi perché capite bene che io vivendo qui e comunque adesso i biglietti, ragazzi, con l'inflazione sono alle stelle. Dalla Virginia a Roma trovate pure i biglietti che costano 1.200 solo andata, cioè praticamente dovete pagare 2.400 round trip, cioè tutto andata e ritorno, è follia. Cioè, a meno che veramente non state proprio benissimo economicamente, ma chi se lo può permettere tutte le volte, fa avanti e indietro. Quindi capite bene che io non è che tutte le volte il battesimo della bambina della mia amica, che fai? Prendi il volo e vai a Roma per una settimana, poi torni? Però la settimana dopo c'è la laurea della tua amica, e che fai? Non va? Cioè, io mi sono persa tanti eventi, tante cose bellissime nella vita delle mie amiche. E questa cosa è qualcosa che comunque ti fa star male, cioè a me dispiace perché mi sono persa tante tappe importanti di amiche con cui io sono cresciuta. Quindi diciamo che sono contenta perché, per carità, anche a livello di esperienza, stavo leggendo anche, per esempio, sono in un gruppo di italiane, no? Che vivono negli Stati Uniti, e qualcuno aveva chiesto qual è stata l'esperienza del parto negli Stati Uniti, cosa portare, cosa non portare, e tutte quante hanno detto: guarda, io ho già partorito un figlio in Italia, ho partorito un altro in America, e ti posso assicurare che l'esperienza americana
non la batte nessuno, anche perché dicevano la borsa parto, chiedevano cosa portare la borsa parto, perché in Italia devi portare questo, questa. Dice ti danno tutto qua all'ospedale americano, tutto, per te e per il bambino, cambi, pannolini, assorbenti per te, la dice tu te devi portare solo per fare la doccia, se vuoi un cambio tu o un cambio del bambino, punto. Anche perché dicono è molto veloce, se fai parto e non hai complicazioni in 1 o 2 giorni devo andare a casa. Poi io ho scelto la ginecologa proprio perché qui c'è un ospedale che mi piace ed è proprio qua a 5 minuti da casa nostra, quindi ragazzi se dovesse succedere qualsiasi cosa mi si rompono le acque 5 minuti e noi stiamo all'ospedale per fortuna molto vicino. Quindi diciamo che sono felice anche per tutta la situazione che io leggo, ragazze, delle cose atroci, la violenza psicologica che ti fanno in Italia, non solo da parte dei medici, dei ginecologi, oddio, ginecologhi. Ragazzi, c'ho un dubbio in questo momento, vabbè. Non solo la violenza psicologica da parte dei dottori, dei medici, ma dalle persone, dai familiari. E quello non lo puoi mangiare, e stai attenta al peso, e ma allatti, ma non allatti, ma sei ingrassata, ma i chili non li perdi più. Cioè, ragazzi, io sono veramente su questo strafelice di vivere e di vivere la gravidanza negli Stati Uniti e di partorire negli Stati Uniti, perché qua non è così. Qua nessuno si permette di mettere bocca. I dottori non ti fanno violenza psicologica. A me quando vado alla ginecologa mi prende il peso, guarda ti sei alzata di questo, perfetto, sai nella norma, punto. Ma non mi dicono quello non puoi mangiare, stai attenta, no. Anche perché non ce la potrei proprio fare. Cioè io ti manderei proprio a quel paese, poi con gli ormoni, figurate, cioè a me mi viene a dire qualcosa che non ti riguarda, perché la mia gravidanza, il mio corpo, il mio bambino non ti riguardano, quindi per me puoi pure andare a quel paese. Quindi su questo sinceramente sono molto felice. Sono un po' meno felice del fatto che i miei non ci sono, non saranno presenti per, insomma, a qualsiasi momento importante nella vita di mio figlio, insomma. Però noi cercheremo di fare, i miei genitori verranno il più possibile, io andrò il più possibile e insomma riusciremo a gestire questa cosa. Comunque ragazzi, io ho parlato come al solito tantissimo, ma questo lo sapete. Voi continuate a mandarmi, io ho altre domande a cui sicuramente risponderò nei prossimi episodi, non vi preoccupate voi che mi avete mandato tutte domande audio, io ho tutto qua, tutto salvato, non mi sono scordata di voi, ma voi continuate a mandarmi domande, audio, messaggi, tutto quello che volete, qualsiasi tipo di argomento. Vi ringrazio per aver ascoltato guardato il nuovo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi. È tornato anche Dylan ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.